Cordyceps is a parasitic fungus. Quindi quello che abbiamo capito da questo video è che il Cordyceps è un fungo parassita. And this has been used in Chinese and the Tibetan medicine for over centuries now. Ed è stato utilizzato nella medicina cinese e medicina tibetana da numerosi secoli. As you heard Dr. Oz in Dr. Oz's show that it is used by Olympic athletes as performance enhancer. It is used in the treatment of breast cancer and other E, cancers. e come stavano dicendo in quel video, il Cordyceps era stato utilizzato alle Olimpiadi del 93 e viene utilizzato anche in numerosi casi di cancro, soprattutto di cancro al seno, di tumore al seno. In China, it is commonly known as soft gold. E in Cina viene conosciuto come l'oro soffice, l'oro morbido. The reason being its extremely expensive, high priced at 20,000 to 40,000 USD per kilo. E il motivo di questa denominazione di oro è per il costo, perché pensate che ogni chilo di Cordyceps può costare da 20.000 dollari fino a 40.000 dollari. This mushroom has also been used in modern medicine now, and one of the pharmaceutical companies, Novartis, has a drug called Gilenya used for prophylaxis and treatment of multiple sclerosis. Diciamo che questo fungo ormai viene utilizzato anche nella medicina moderna. C'è una casa farmaceutica molto famosa, Novartis, che ha brevettato un farmaco che si chiama Gilenya per la cura, per la profilassi e il trattamento della sclerosi multipla, che utilizza come principio attivo proprio il Cordyceps sinensis. This cordyceps, as you heard in the video of the BBC, was said to infect the body and the mind of the ant. Come abbiamo visto, questo particolare fungo è un fungo parassita proprio perché infetta il corpo di una particolare larva. So today what we are going to study is Cordyceps sinensis is a variety of cordyceps that infects a caterpillar. Allora, quello che andremo a vedere oggi è il Cordyceps sinensis, che è proprio un fungo parassita e nel caso specifico infetta un bruco particolare, una specie particolare di bruco. For me, Cordyceps is the source of life energy. Secondo me il Cordyceps è la fonte vera dell'energia vitale. You experience this life energy diminishing over as we age. Sappiamo tutti che man mano che gli anni passano l'energia diminuisce. This life energy is the source of all the healing that happens within a body. E la diminuzione di questa energia in realtà causa le malattie, causa delle patologie, dei problemi all'interno del nostro organismo. So the stronger the life energy, the faster and the better is the healing. Quindi più abbiamo energia, più la nostra energia è forte, meglio riusciamo, prima riusciamo a guarire. The story of Cordyceps related with the Chinese athletes who were thought to have taken some performance enhancers in the form of steroids is well known. Tutti quanti conosciamo quello che è successo nelle Olimpiadi nel 93, quando delle atlete cinesi avevano utilizzato il Cordyceps prima delle gare. Tutti pensavano che facessero uso di steroidi, di sostanze anabolizzanti. But when they were asked what was the secret of their stamina and endurance, they shared to the world the supplement called Cordyceps.
Ma quando chiesero a questi atleti qual era il segreto del loro successo, tirarono fuori un fungo, che era appunto questo Cordyceps, che era considerato assolutamente una fonte di energia, una fonte, di resistenza incredibile per loro. The CNN calls it the Himalayan Viagra. La CNN chiama il Cordyceps il Viagra dell'Himalaya. Commonly known as the caterpillar fungus. È anche conosciuto come il fungo bruco, fungo caterpillar. It has its history dating to the country of Tibet. E nasce nella regione del Tibet, in Cina. Tibet is in the mountainous range of the Himalayas. Il Tibet si trova nella regione dell'Himalaya, della catena montuosa dell'Himalaya, Where the oxygen levels are really, really low, dove il livello di ossigeno è molto molto basso. but you find a huge animal like a yak surviving there. Ma in queste regioni si trova un animale molto particolare, lo yak, chiamato anche bue tibetano, che vive appunto in questi posti così impervi, così particolari. There's a folklore among the people in Tibet that said that they wanted to know what was the secret behind the yak getting the extra energy and stamina to work up in the mountains. E c'è una storia che narra che c'erano le persone che vivevano in queste regioni che volevano capire quale fosse l'energia, da dove trovassero questi particolari animali, gli yak, l'energia per vivere in queste regioni così difficili. So they went out searching for the grasslands where these yaks used to graze. E quindi iniziarono a cercare fra le erbe e le piante di cui si nutrivano questi animali. And among the grasses, while they were crawling on their knees, they found a little fungus. E fra queste erbe che brucavano questi animali trovarono un piccolissimo fungo. And that is how people say that the caterpillar fungus was known to mankind. Ed ecco come fu rivelato al mondo la presenza di questo fungo bruco. It gained popularity because it was now consumed for gaining stamina and vitality. E da lì poi è diventato un fungo sempre più famoso perché era un fungo che dava tantissima energia, vigore, resistenza. As I said, this Cordyceps Sinensis infects the caterpillar. E sapete come fa il Cordyceps sinensis a infettare il bruco? Before it turns into a moth, Prima it che si is trasforma in una falena? it becomes no the mycelium of the cordyceps takes over the body of the cordyceps. Allora, Sorry, this caterpillar. il micelio di questo fungo, del Cordyceps, entra nel corpo del bruco, entra nelle mocele. And you'll see by the time spring comes in, the fruiting body of the cordyceps pops out from the head of the caterpillar. E questo accade nel tardo autunno, poi passa l'inverno e in primavera il germoglio dello stroma cresce e fuoriesce dalla testa di questo bruco. This is a very unique feature of Cordyceps species, that every species has a very close affinity to its host as a parasite. E ci sono diversi tipi in realtà di Cordyceps e questa diciamo è una delle caratteristiche principali del Cordyceps sinensis. When you try to compare the size of Cordyceps, it's a very small fungus. Se pensiamo alle dimensioni del Cordyceps sinensis possiamo renderci conto che è davvero piccolo. It is also known as Yarchagumba. È conosciuto anche come Yarka Gumba. The Chinese call it Dongchong Ziakao.
I cinesi Yarkagumba significa il Viagra dell'Himalaya, i cinesi invece lo chiamano Dong Chong Xiaocao. And its size, the wild cordyceps size, is almost the size of a matchstick. Le dimensioni del cordyceps pensate sono come un fiammifero, è grande quanto un fiammifero. So, such a powerful supplement, when it's in high demand, the value of such a supplement also rises high. E ovviamente siccome questo fungo è un fungo che ha dei benefici incredibili, la sua domanda, la sua richiesta è cresciuta sempre più. Due to the heavy, exploitation of these mushrooms, it was found to be almost extinct, and today it is illegal to go up there and pluck them. E a causa di questa richiesta eccessiva di questo fungo, adesso è diventato illegale poterlo vendere perché ci sono sempre più persone che hanno creato dei business illegali e quindi si è creata una situazione molto particolare intorno alla vendita e alla richiesta di questa piccola specie. But today, science and technology of tissue culture has made it possible to cultivate the same species in the laboratory. Ma adesso, grazie alle nuove tecnologie, è stato possibile coltivare la stessa identica specie di questo Cordyceps sinensis anche in laboratorio. On a vegetarian base which mimics the nutrition value of the caterpillar itself, we can now grow cordyceps in the laboratory. E quindi anziché utilizzare delle specie di bruco per generare il cordyceps, grazie a delle invenzioni e delle nuove tecnologie è possibile avere lo stesso fungo, però riprodotto in laboratorio su una base vegetale. That's where we can bring down the cost and also maintain the quality. E quindi si possono ridurre i costi mantenendo però sempre un'alta qualità. And as I said in the previous session, if you don't know where the mushroom comes from, it's very dangerous to eat. E ovviamente se non sappiamo la provenienza del fungo può essere anche pericoloso mangiarlo. Cordyceps has amazing effect on various conditions in the body, and that is displayed on the chart you see. Come potete vedere da questa tabella, il Cordyceps ha incredibili e numerosissime proprietà terapeutiche. If you see, it gains as an antibacterial, antioxidant, anti-tumor, antiviral, good for blood pressure, your blood sugars, your heart, that's your cardiovascular system, cholesterol reducer, immune system, kidney tonic, liver tonic, lungs and the respiratory system, fantastic for your nerve tonic, sexual potentiator, and stress reducer. Le proprietà del Cordyceps, come potete vedere da questa tabella, sono numerose perché dall'effetto antibatterico all'antinfiammatorio, antiossidante, un antitumorale, antivirale, regola la pressione sanguigna, controlla il livello degli zuccheri nel sangue, equilibra il sistema cardiovascolare, riduce il tasso di colesterolo, aiuta a rinforzare il sistema immunitario, fa bene ai reni, al fegato, è eccezionale per i polmoni, per il sistema respiratorio, è anche un tonico per i nervi, potenzia l'attività sessuale e riduce lo stress, quindi ha numerosissime proprietà. And if you look at Ganoderma lucidum, it also is very, very good in all those other conditions. E come potete vedere, lo stesso vale per il Ganoderma lucidum, che forse ha anche qualche caratteristica in più rispetto al Cordyceps. So DXN offers you both these mushrooms. E come sapete già, la DXN offre entrambi questi funghi. The primary action of Cordyceps sinensis is on the lungs.
L'azione primaria che ha il primario beneficio che si può riscontrare assumendo il Cordyceps sinensis è sui polmoni. It improves lung functions, especially the inspiration and expiration of the lungs. Quindi migliora le funzioni dei polmoni sia nel caso di inspirazione che di espirazione. When you breathe well, you are actually taking better oxygen. Se riuscite a respirare meglio, sicuramente immagazzinate più ossigeno ed avete anche più energia. When your cells get good oxygen, you have better energy. Quindi se all'interno delle cellule entra più ossigeno, riuscite ad avere maggiore energia. If your body gets enough oxygen, you have a better appetite. Se all'interno del corpo entra una buona energia, riuscite a respirare meglio, anche il livello dell'appetito migliora. You have an improved stamina, Avrete anche maggiore energia, ovviamente, an improved libido. migliora la libido. You now can withstand stress, physical and mental, with E better endurance. riuscite ad avere una migliore resistenza allo stress sia fisico che mentale. You can now sleep well with your body more relaxed. Riuscite a dormire meglio e il vostro corpo si rilassa anche di più durante il sonno, quindi migliora anche il ciclo del sonno. It calms the mind and hence a very good supplement for conditions like insomnia. E quindi è molto utile in situazioni particolari come l'insonnia perché riesce a migliorare anche questa condizione di stress. And as I say, it actually improves your life energy, the E quindi, ability for your cells to reproduce. e quindi migliora l'energia vitale e la capacità anche riproduttiva. And if our cells can reproduce to new cells, you can have a new body in a couple of months. E se le cellule si riescono a riprodurre meglio, tutto l'organismo ne beneficia, c'è anche un ciclo riproduttivo che funziona meglio. With better life energy within you, you can heal yourselves much faster. E quindi se le cellule stanno meglio, si verifica un processo di autoguarigione all'interno del nostro corpo. Research has proven it as a good supplement for conditions like cancer. Sono stati fatti numerosi studi che hanno dimostrato che questo integratore è utile anche nella cura dei tumori. As I said, the better you breathe oxygen, the more the cells get energy and the ability to fight diseases like cancer improves. Perché, come abbiamo detto, meglio si riesce a respirare, più le cellule si ossigenano e meglio sta tutto il nostro organismo, quindi anche in questo caso le cellule riescono a combattere delle malattie gravi come il cancro. Cordyceps is also fantastic for respiratory diseases like asthma, COPD, bronchitis, etc. Come abbiamo visto, quindi il Cordyceps è eccellente per tutte le patologie collegate alle vie respiratorie come asma e bronchiti. Because of its ability to help the cells to revive, it's very good for the liver, especially the fatty liver, liver fibrosis, and the cirrhosis. Grazie a questa capacità di aiuto che il Cordyceps dà alle cellule di rivitalizzarsi, è ottimo anche per le patologie legate al fegato, come il fegato grasso, come la fibrosi al fegato e la cirrosi. Cordyceps has shown amazing effect on the kidneys. È eccellente anche per i reni. Sono stati fatti degli studi anche sull'utilizzo per chi ha dei problemi collegati ai reni. It improves the kidney functions.
migliora le funzioni dei reni. Hence, it's a very good supplement for families or people who have a family history of kidney failure. È stato visto che è utilissimo per persone che hanno familiarità con problemi ai reni. Or also for people who have been taking long-term modern medicine for a longer O, period of time. o è eccellente anche per persone che assumono farmaci per lunghi periodi, farmaci sintetici. But the real amazing effect of cordyceps is on the adrenal glands, the small little sac-like glands that you see on the top of the kidneys. Ma l'effetto principale che ha il Cordyceps è su una ghiandola che sta sopra i reni. These adrenal glands secrete a hormone called as cortisol. Questa ghiandola secreta un ormone che è chiamato cortisolo. When there is an imbalance in the cortisol levels, we experience symptoms in the body. E quando questo cortisolo, appunto prodotto dalle ghiandole surrenali, eh, ha delle disfunzioni, quindi non ha un giusto equilibrio, si creano dei sintomi. So Ella can read out the symptoms of high cholesterol, high cortisol levels, as well as the low cortisol levels for the people out there, please. E ci sono dei sintomi collegati a degli alti livelli di cortisolo, così come ci sono dei sintomi collegati a dei bassi livelli di cortisolo. So Ella, did you read out those symptoms? The high blood Yes, pressure, yes, I fatigue? can. Yes, I translate. Nel caso di alti livelli di cortisolo, i sintomi sono la pressione sanguigna alta, senso di stanchezza, disfunzione erettile, ridotto desiderio sessuale, una risposta immunitaria molto bassa, aumento di peso, iperglicemia, insonnia, scarsa concentrazione, scarsa memoria. This is for high cortisol. Do I translate also low Yes, cortisol? Nel caso yes. invece di basso livello di cortisolo, i sintomi sono bisogno di zucchero e di sale, un desiderio sessuale che diminuisce, il senso di ansia, irritabilità, perdita di massa ossea e muscolare, aumento di peso, depressione, insonnia e stanchezza. Great. Now, whenever there is an imbalance, you experience these symptoms. Quindi nel caso di uno squilibrio si verificano questi sintomi. Cordyceps is also an adaptogen and helps in normalizing these cortisol levels. E quindi, siccome il Cordyceps è un adattogeno, aiuta ad equilibrare i livelli di cortisolo. So people who supplement themselves with cordyceps will see a change in these conditions over a period of a month or so. E quindi le persone che iniziano a prendere il Cordyceps iniziano nel giro di un mese già a notare delle notevoli differenze. So how much of cordyceps is good? Quindi qual è il dosaggio ideale, di Cordyceps? 3 grams per day within 24 hours is good for maintaining good health. Per le persone sane, suggerisco di prendere 12 capsule al giorno, che sarebbero 3 grammi al giorno. 6 grams per day, that's almost 24 tablets a day, is a good choice for people suffering from chronic diseases. Per persone invece che hanno dei problemi cronici, suggerisco 6 grammi al giorno, che corrispondono a 24 capsule. 9 grams per day, that's almost 36 tabs per day, is good for terminally ill patients who are in bed. 9 grammi al giorno invece suggerisco per malati terminali o persone allettate, quindi 9 grammi al giorno sarebbero 36 capsule. But as I said, cordyceps is an amazing supplement for your, life energy. Even 1 gram per day, that's even 2 to 4 tablets a day, is amazing.
Quindi, siccome abbiamo detto che il Cordyceps è un integratore fantastico, va bene anche assumere 1 grammo o 2 grammi, considerate che 1 grammo sono 4 capsule. In DXN, we have it in capsule forms and tablet forms, but also in combined forms with coffee and as a drink and codipine. Nella Dixen abbiamo sia le capsule di Cordyceps, poi lo troviamo sotto forma di bevanda come Cordypine e in Bulgaria è disponibile il caffè al Cordyceps, quindi abbiamo 3 possibilità di poter assumere il Cordyceps durante il giorno. So we saw first was Ganoderma with RG and GL, that is the detoxifier, one the eliminator, the RG, GL the neutralizer. Allora, abbiamo visto prima le proprietà del Ganoderma come disintossicante, l'RG come principale disintossicante e il GL come neutralizzante. So after the detoxification, we also studied spirulina, which was a multivitamin, multimineral, multiprotein supplement. Poi abbiamo visto la spirulina, che è un ottimo integratore per le vitamine, i minerali e le proteine. And today we studied cordyceps, which actually stimulates the life energy within our body and helps to trigger the healing system of the body. E oggi invece abbiamo approfondito il Cordyceps, che è un ottimo integratore che alimenta le funzioni vitali e che aiuta il corpo a nutrirsi e ad attivare il processo di autoguarigione all'interno del nostro corpo. While RG and GL were cleaning up the body, spirulina was supplementing the body, cordyceps was improving the oxygen capacity or intake of the body. Quindi il Ganoderma disintossica il nostro corpo, la spirulina lo nutre e il Cordyceps è proprio l'alimento, l'integratore che completa tutto il processo perché è un rivitalizzante.